Ciao a tutti e bentornati su andreapiccinelli.net. Nell'ultimo video vi avevo promesso grosse novità e sono arrivate. Eccola qua la grossa novità. Oggi, come avrete capito, inauguriamo la rubrica delle recensioni su pannelli, inverter, monitoraggi e un po' tutto il materiale che compone un impianto fotovoltaico. Procediamo con il primo unboxing. Mi sento molto galeazzi in questo momento. Questo pacchetto l'avevo già aperto perché ero troppo curioso. Mi arriva da una ditta produttrice di monitoraggi per il fotovoltaico che si chiama SolarLog. E mi hanno mandato, vediamo, un SolarLog 50 che è l'interfaccia del monitoraggio, l'alimentatore a spina che gli avevo chiesto io perché non ho l'alimentatore, non ho spazio per mettere quello su cui da lì. Questo che è un contatore di energia da mettere lato energia consumata per monitorare o i consumi totali o un consumo parziale. Mettiamo a posto. E un altro contatore. Questi credo che scatenerò l'elettricista che è in me e cercherò di montarli e di vederli funzionanti, anche per provare l'interfaccia web che è collegata al SolarLog. Via questa roba qua. Vediamo di aprire il paccone gigante. Fronius, grazie Roberto per la consegna a domicilio. Fronius mi ha mandato una brochure con tutti gli inverter e le novità, una bellissima penna sponsorizzata, ma soprattutto apriamo questo bestione qua. Si capisce già dalla scatola cosa c'è dentro, ma ve lo voglio far vedere bene. Una fatica a portarlo su dalle scale che non ne avete idea. Eccolo qua, Fronius primo. Infatti è il primo inverter che recensisco. Adesso mi studio un po' di scheda tecnica, un po' di caratteristiche. L'inverter penso che non li collegherò a nessun impianto pilota o prova, anche se mi sto attrezzando per farlo. Ma c'è il problema che se io collego questo inverter oggi e ne collego un altro tra 6 mesi, questo ci farebbe peggior figura perché oggi produrrebbe pochissimo, mentre quello, magari un inverter più scarso, collegato comunque d'estate, farebbe un'ottima produzione. Lo so, lo sapete benissimo, la maggior parte della produzione viene d'estate e non d'inverno, però anche se lo sapete ci fa comunque un po' più brutta figura questo qui, anche se questo è veramente un ottimo inverter e nel prossimo video vi dirò perché. Quindi per l'inverter farò le recensioni basandomi esclusivamente sulla qualità costruttiva e sulle schede tecniche, quindi sulla flessibilità di configurazione con i pannelli, sul rendimento percentuale. Userò il rendimento europeo perché è quello che valuta il GSI. Da tenere in considerazione sempre anche le dimensioni, quindi il peso, la comodità installativa, quindi dove può essere posizionato, quanto è facile o difficile da installare e poi, perché no, anche un po' di gusto estetico. Quindi appuntamento ai prossimi video per la recensione del Fronius e del SolarLog. Per rimanere aggiornati sulle uscite degli ultimi video ricordatevi di iscrivervi al canale, lasciatemi un like se l'idea delle recensioni vi piace e scrivetemi nei commenti quali componenti vorreste vedere recensiti. Io vado a studiarmi questi primi due, lassù ho un altro pacco
ma la prossima volta perché è qualcosa di un po' più smart. Un saluto da andreapiccinelli.net. Il video di oggi finisce qui, grazie per averlo guardato fino a questo punto. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e lasciatemi un like se vi è piaciuto. Se vi è stato utile condividetelo con i vostri amici. Per info e chiarimenti potete trovarmi sui miei canali social e sul mio sito, vi lascio tutti i link in descrizione. Potete anche iscrivervi al gruppo Facebook Vivere Sostenibile per domande, chiarimenti, dubbi, perplessità, preoccupazioni. Mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi al canale cliccando di qua. Qui alla mia sinistra trovate gli ultimi video e i video consigliati. Noi ci vediamo nel prossimo video, grazie a tutti e un saluto da andreapiccinelli.net.